C'è un luogo sulla costa adriatica dove l'acqua non è solo un elemento, è memoria, è forma, è visione. Qui, dove un tempo si raccoglieva il sale, oggi si concentra un'idea nuova di bellezza. Architettura paleomarina, tecnologia invisibile, silenzio e materia. La Darsena del Sale non è un progetto, è una dichiarazione di intenti. E dietro questa rinascita c'è la visione metalusso di un uomo che plasma i luoghi come si scolpisce una scultura. Oggi, io, Gabriele Gascon, incontro Leopoldo Cavalli. Benvenuti a Gascon Editorials. Dottor Cavalli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Che piacere essere qui. Sono veramente emozionato, devo dire. Abbiamo fatto un giro insieme in questa meravigliosa scenografia, una quinta teatrale unica, delle pietre che parlano di anima, di storia, di qualcosa veramente profondo che lei ha rianimato, ha riportato a galla e ha fatto rivivere secondo una nuova storia, secondo quello che le sue corde della vita un po' volevano, come dire, in questo periodo storico post-Covid hanno veramente rianimato il territorio, ecco. Cosa mi racconta un po' della sua storia, della Darsena stessa, la sua visione? Senz'altro questo è un luogo che ha questa funzione, cioè quella di risvegliare le emozioni e di portare il benessere nei confronti delle persone che lo vivono. Questo era un luogo molto importante per la comunità dei salinari di Cervia. Cervia, punto di produzione più importante in Italia sin dai tempi degli Etruschi per la produzione del sale. Per 350 anni questo posto ha contenuto il sale, era un po' la Banca d'Italia prima dell'arrivo dei contanti e ancora i muri di questo luogo trasudano il sale. E il fatto che questo posto fosse abbandonato da più di 100 anni, cioè dalla Prima Guerra Mondiale, e così centrale in questa comunità di Milano Marittima e Cervia e così abbandonato, desolato, non era accettabile. Nel 2020 è stato indetto un bando europeo che io ho avuto la fortuna o sfortuna di vincere, portando qui il teatro emozionale, quindi è un luogo dedicato sia alle aziende, che fanno il 70-80% del fatturato qui, e il retail, il pubblico durante il fine settimana, quando le aziende non fanno eventi, qui utilizziamo questo posto per far festa, stare bene assieme. È un posto, come devo dire, analogico anche se profondamente tecnologico, certo, perché abbiamo visto. Abbiamo 4.900 luci, tutte cablate in DMX a 13 milioni di colori, abbiamo un sistema audio veramente performante, abbiamo 800 metri quadri di cucine a vista, abbiamo altri 800 metri quadri di spa con tutte le tecnologie all'interno veramente di ultima generazione e con una scenografia meravigliosa. Quindi è un posto che evoca lo star bene, il tuo star bene, che ti risveglia a livello emozionale. Questo è molto importante, soprattutto ora che siamo sempre più digitali, no? Quindi sempre portati ad avere un'esperienza diretta verso uno schermo, verso un telefonino. Qui invece si cerca di vivere bene assieme e di ritrovare la bellezza del contatto interpersonale stimolato da uno star bene che ti arriva dalla musica, dalle luci e dalla bellezza, che ha una funzione molto importante perché la bellezza porta fuori il meglio di te. Certo. Queste poltrone, che sono delle poltrone che ripropongono la figura del pavone. Il pavone, sì, è verissimo. Sono il manifesto della bellezza, secondo Visionaire, secondo me, perché quando si dice la bellezza salverà il mondo, vede, il pavone è un animale che non corre, la sua unica difesa è la bellezza. Quando lui è in pericolo schiude le ali e questa meraviglia di colori, di piume, eccetera, fa desistere il nemico dall'attaccarlo. Che bella cosa. Lei quando ha visto questo luogo si è innamorato, immaginava che sarebbe nato tutta questa bellezza, questo scambio, o è stato qualcosa che poi anche lei, questa bellezza magari che prima ha immaginato, poi l'ha veramente potuta vivere e l'ha scoperta? Ecco, è stato qualcosa, come dire, un innamoramento o un amore, ecco, perché l'innamoramento è un'infatuazione iniziale, mentre l'amore è qualcosa di più solido. Sì, questo posto mi ha rapito sin dalla prima volta. Ho avuto la sfortuna di viverlo verso le 5 del pomeriggio, in una giornata di fine estate,
quando il sole tramontava, i raggi di sole si infrangevano in questo specchio d'acqua, creando una sorta di riflessi come fosse un'aurora boreale. È come se questo posto ne avesse chiamato a risvegliarlo, a riutilizzarlo. Lo chiamano banalmente il magazzino del sale. Io ho voluto cambiargli nome perché non lo trovavo soddisfacente. Questo non è affatto un magazzino, questo è un posto meraviglioso, fatto di geometrie, architettonicamente è un unicum, perché è una bellezza così imponente, così monumentale. Non effimera poi. E allo stesso tempo anche così ariosa, è veramente difficile da trovare, veramente difficile. E il suo elemento fondamentale è l'acqua, perché noi adesso stiamo in una pedana che galleggia sull'acqua, fuori abbiamo una pedana galleggiante e mangiamo e facciamo spettacoli e show nell'acqua. L'acqua è fondamentale, l'acqua ti calma e ti rasserena, e quindi questo luogo tra il sale e l'acqua ha due materie prime fondamentali per lo stare bene. Quindi questa unicità mi ha rapito e decisi di partecipare a questo bando, che poi vinsi per portarci non uno showroom, non un mercato. Volevo mantenere una gestione centrale per dare la possibilità sia ad un'azienda di vivere questo spazio nella sua unicità e nella sua interezza, che ad una coppia di sposarsi in un posto che per quel giorno era dedicato a loro. Ecco, lei ha parlato di una cosa bellissima prima, che è responsabilità, e poi il tema della chiamata, che si unisce a un ultimo termine che lei mi ha raccontato prima, che riguardava la missione. La missione di risvegliare, ecco, questi luoghi abbandonati. È bellissima come cosa, perché oggi veramente il concetto della bellezza, della chiamata, della missione, della rinascita, che porta a una risurrezione. Poi si parla dell'acqua, cioè sembra molto mistico come concetto, però poi concretamente è quello che lei fa con le sue aziende. Ecco, mi racconti qualcosa in più di questa missione, di questa rinascita? Il motivo della mia malattia, come dice il mio notaio, tu hai la sindrome del missionario, deriva dal fatto che io stesso sono stato recuperato. Sono stato recuperato da mia moglie, che mi ha salvato e mi ha, diciamo, dato un percorso legato alla bellezza, al viaggio della scoperta, del design, della musica, dell'arte, della cucina, dell'ospitalità, dell'intrattenimento. Quindi io ho la fortuna in tutte le aziende dove opero di occuparmi di bellezza, ma essendo stato io recuperato ho un grande richiamo per i luoghi abbandonati che hanno avuto una storia importante, diventano quasi irresistibili per me. Quindi la facilità che ho certamente di ripensare un posto valorizzandolo secondo il canone della bellezza e dell'emozione è una facilità che devo mettere a disposizione di luoghi come questi. Bellissimo. Lei quindi vede la bellezza, ma vede anche oltre, vede anche i numeri. Comunque li prevede. Per forza, perché poi la bellezza deve girare attorno alla sostenibilità, non solo dell'uomo, delle persone e al loro star bene, ma anche la sostenibilità economica, è fondamentale. Un mio vecchio cliente arabo mi disse, quando avevo poco più di 20 anni, tu fai del bello e vedrai che i soldi arriveranno e ti seguiranno. E un po' è vero, un po' ovviamente è necessario anche operare a questo posto secondo delle logiche di sostenibilità e di profittabilità. È normale che questi posti poi siano posti profittevoli, lo diventano nel momento in cui si azzecca la formula e nel momento in cui questa bellezza si traduce anche in accettazione e valorizzazione da parte del pubblico, che poi li vive. Li vive, chiaro. Noi qui siamo diventati la prima location, sicuramente in regione, non so in Italia, prima location per eventi aziendali, ed era una scommessa quella di portare d'inverno le aziende da tutta Italia a fare eventi dentro questo posto a Milano Marittima. Qui abbiamo lanciato decine di modelli di automobili, abbiamo lanciato prodotti finanziari, abbiamo lanciato serate di charity per scopi importanti. Se c'è armonia, se c'è benessere,
se c'è un bel rapporto con le persone che lavorano, se si sentono valorizzate, privilegiate a lavorare in un posto come questo. Vede, noi ad esempio abbiamo una consuetudine che è diventato un protocollo per noi del benessere, cioè spendiamo molte energie e anche molti soldi nel rendere il luogo di lavoro un luogo confortevole, non solo per i clienti ma anche per chi ci lavora. Bellissimo. Mi raccontava che parlava di armonia, ecco, quindi armonia internamente, quindi anche con l'esterno e con i dipendenti, e quindi si percepisce questa cosa qui. Essendo qui si percepisce proprio come quando c'è la nebbia per strada, si avverte qualcosa che ti tocca, ti sfiora, è un peso quasi la nebbia, no? È un peso positivo però, ecco, quindi questa è la bellezza che si percepisce in questo luogo. Devo dire che è una cosa che quello che lei racconta è vivo, è vero. E mi chiedo se la stessa cosa, l'armonia delle sue aziende la vivono allo stesso modo, ecco, come dire, se c'è interazione tra di loro. Sempre, se faccio un esempio, noi siamo seduti su dei prodotti di Visionaire e ascoltiamo musica con un impianto di Phonoprint e realizziamo spettacoli con l'intrattenimento che poi a volte va anche nei palcoscenico dei teatri. Certo. E questo è un'interazione che dà proprio il senso a questo gruppo di aziende che io guido e che a volte le persone non capiscono, dico ma come hai fatto un ristorante ma non facevi i mobili, oppure ti metti a fare i dischi. In realtà è tutto un tuning, è tutta un'armonia. La sensazione che tu hai, lo star bene che tu hai durante un dinner show o durante uno spettacolo teatrale è tutta armonia. Quindi in realtà quando una persona diventa esperto nella gestione dell'armonia, tutti i lavori che ruotano attorno a questo equilibrio diventano lavori abbastanza semplici per chi ha questa sensibilità. Certo, diciamo. certo. Perché poi queste tante attività diverse mi permettono di spaziare, di sgombrare il campo, di cambiare il punto di vista. Fondamentale cambiare il punto di vista perché ti aiuta ad avere un focus migliore e ti aiuta a ritornare poi al punto di vista precedente arricchito di un'esperienza diversa. Il fatto di operare all'interno di questo teatro che cambia sempre, lo allestiamo tutti i giorni in maniera diversa a seconda dell'azienda che arriva, del programma che c'è da fare, della serata che c'è da organizzare, è fondamentale e credo che questa diversità sia il bello del nostro lavoro. Ecco, lei ha toccato un altro tasto importante che è quello della personalizzazione estrema. Mi raccontava prima che anche un tavolo, la propria musica si può dimmerare per abbassare, aumentare il volume. Quindi c'è una particolare attenzione da parte sua a questo aspetto. Sì, io amo l'artigianato, non amo l'industria. Secondo me l'Italia potrà sopravvivere solo di artigianato di eccellenza perché il nostro paese non è un paese competitivo per l'industria. Credo anche che l'artigianato esprima il meglio della creatività, del fare bene, del curare il dettaglio e del fare bespoke, cioè fare la customizzazione, la personalizzazione. Questo è secondo me il valore aggiunto ed è uno dei fil rouge di tutte le mie aziende. Qua c'è la possibilità di dimerare il volume della musica o della luce per ogni singolo tavolo. È una realtà ed è importante perché ognuno deve vivere questo posto nel migliore dei modi e quindi abbiamo cablato questo posto in maniera molto attenta per cercare di renderlo fortemente personalizzato rispetto alle esigenze di tutti. Bellissimo. Quindi si parla tanto quindi di un'anima artigianale, ecco la sua, un'anima artigianale visionaire, tra virgolette, come dire, che ha dentro di sé una missione, una bellezza. E come ultimo spunto, se dovessimo ripassare qui tra tot anni e non dovesse esserci più la Darsena, ecco, cosa le piacerebbe che le persone ricordassero di lei, ecco, in questo bei ricordi, bei momenti, emozioni, amicizie, baci, innamoramenti, romanticismo, divertimento. Sa, l'emozione è importante e dovrebbe far parte della nostra vita tutti i giorni. Noi qui te ne diamo una piccola vampata, un piccolo fuoco, no, di emozione, poi è chiaro come succede a teatro, no? Tu vai a teatro e l'artista ti porta altrove. È la cosa che auguro ad ogni ragazzo, ad ogni persona, è avere un obiettivo
coraggioso, ambizioso, anche perché se l'asticella è qui poi magari realizzi questo, ma se la tua asticella è questa realizzerai ben poco. Mi auguro che tutti si ricordino di questo posto con un sorriso, con un pensiero felice, con un pensiero positivo, con un ricordo di uno stare bene. Dottor Cavalli, devo dire che in questo racconto, in questa promenade architetturale che mi ha fatto fare, che abbiamo fatto prima insieme, ho vissuto questa emozione, ho vissuto qualcosa di vero, e questo è bello perché raccontare una persona vera oggi fa veramente la differenza, perché questo qui è forse quel essere ripescato che fa sentire anche chi è di fronte a te ripescato, per far sì che si possa creare una visione, qualcosa di bello. Grazie. Quindi, dottor Cavalli, grazie mille, perché l'emozione è stata viva, vera, presente, e le auguriamo veramente ogni bene, perché E casa sua la usi il più possibile, ci venga a trovare grazie, più che può. è stato bellissimo. La usi più che può. Grazie mille. Avanti tutta. Dove scorre l'acqua, qualcosa accade sempre. Dove rimane il sale, qualcosa resiste. La Darsena non è un monumento, è un organismo vivo, fatto di suoni, luci, materia e anima. Cavalli non costruisce spazi, rende visibili visioni. E noi, in silenzio, ci siamo passati attraverso, un po' diversi da come eravamo prima.